Salve a tutti ragazzi e bentornati su Guido sul server con un titolo molto particolare. Ci arriviamo per gradi perché gli sviluppatori già li conoscevamo e oggi non facciamo i cazzoni come al solito, ma vogliamo raccontarvi un gioco bello e che vi consigliamo. Non è una recensione, è semplicemente una serie di motivi per cui questo gioco finirà probabilmente nella nostra top a fine anno. Per quanto mi riguarda credo che sia una delle esperienze più emozionanti che abbia mai provato videogiocando e quindi non può non finire in top. Stiamo parlando di What Remains of Edith Finch, un gioco relativamente nuovo, rilasciato ad aprile del 2017 su PlayStation 4 e su PC, non su Xbox, PlayStation 4, PC. Annunciato nel 2014, vede la luce soltanto pochi mesi fa, il 25 aprile 2017, e vi vuole trasportare in questo mondo fantastico. Esattamente, così fantastico che cambiano gli sfondi, no? E quando meno te l'aspetti, anche in questo gioco... Sigla! Anche in questo gioco, quando meno te l'aspetti, tutto potrebbe cambiare. Ora, non vogliamo assolutamente fare spoiler, questo video sarà molto breve perché non vogliamo entrare troppo dentro le meccaniche di quello che è What Remains of Edith Finch per non rovinarvi la sorpresa, però abbiamo fatto un esperimento. Questo gioco l'ho giocato io non l'ho visto nemmeno di Station, nemmeno in programmazione, non sono entrato a vedere i gameplay di Synergo. Gameplay che trovate in toto sul secondo canale, quindi andatevela a ribeccare, cerchiamo di mettervi la playlist qui sotto, sono davvero belli, prendetevi il vostro tempo perché vale la pena. Io lo dicevo sempre sotto i commenti di What Remains of Edith Finch, se la gente lo guarda di meno, questo gioco guarda di meno questa serie, io sono pure contento perché molto probabilmente è gente che ha smesso di vedere la serie e ha iniziato a giocarsi il gioco. Queste sono soddisfazioni per noi, ok? A noi fa piacere far conoscere un gioco valido e far appassionare tante persone. Ora, detto questo, Redez non l'aveva mai toccato e oggi gli ho proposto di provare a giocare un capitolo, un solo capitolo di questo What Remains of Edith Finch. Durante la sua partita abbiamo registrato tutto, vi facciamo vedere anche degli highlights. In effetti io non so niente, io parto proprio da zero. Tu sei Edith, ed è Edith che facendosi sto viaggio nella villa di famiglia riscopre cose. Ok, quindi adesso inizia la storia di lui. Sì. Quindi spezzava i salmoni lui. Sì. Questo è il suo lavoro. Che da una parte devi tagliare i salmoni, dall'altra... Ah, perché lui amava videogiocare. Probabilmente ti copriranno la visuale prima o poi. Se io mo a rivederlo sto notando delle cose. Ah. Super Mario. Gli sviluppatori li conosciamo, sono Giant Sparrow, che hanno creato un titolo di cui in effetti abbiamo parlato anni fa. Sì, Unfinished Zone, ne parlammo in un video corale perché c'erano diversi giochi, avevamo messo diversi giochi insieme, tutti però con un concept molto artistico e Unfinished Zone era molto bello, bisognava lanciare macchie di colore in giro per rivelare il mondo sottostante. Era molto più etereo come argomentazione quel gioco. Questo invece è un po' più tangibile e anche se con un certo sforzo di immaginazione le cose narrate in What Remains of Edith Finch potrebbero accadere anche nel nostro mondo. Ok, questi due titoli, che sono gli unici due titoli creati da questi sviluppatori, hanno un comune denominatore che è la narrazione, che sono entrambi titoli narrativi. Uno vi racconta una favola, questo invece vi racconta la storia della famiglia Finch. Voi siete Edith Finch, questa adolescente che viene catapultata in questa villa e in qualche modo gli viene regalata questa chiave e lei comincia a cercare all'interno delle stanze un po' la storia di chi ci ha vissuto poi in questa villa. Alcune persone hanno vissuto al massimo, hanno vissuto in maniera eccentrica, però sono tutti schiattati prematuramente o in modo violento. Questa è la famiglia Finch e Edith sa perfettamente, ha 17 anni, ma non vuol dire, perché già sei vecchio nella famiglia Finch a 17, potresti morire. E quindi lei sta tutta preoccupata, dice ma vediamo com'è schiattata la mia famiglia. Viene fuori da questa vicenda consapevole del fatto che ormai, proprio le puzza la vita fortissimo, tra poco stenderà le gambe, però
nonostante si parli di morte continuamente, di morte tragica, l'atmosfera di What Remains of Edith Finch non se la mena neanche un po', non la butta sul piagnisteo, la butta tantissimo sulla positività, la butta tantissimo sull'affetto e la butta tantissimo sui buoni sentimenti. Questa è una cosa che ho gradito molto. Riesce ad emozionare sotto diversi aspetti. La storia, la musica che accompagna tutto il gioco è bellissima. Ci sono delle cose, dei dettagli che veramente ci parlano, la lore, piccoli dettagli che ti fanno apprezzare ancora di più il gioco e ti fanno capire quanto questi sviluppatori si siano impegnati per regalare un'esperienza completa. È raffinata e quanto più possibile dettagliata. Ora, sappiamo che non andiamo famosi per apprezzare la lore dei giochi, ma perché molti si focalizzano soltanto sulla lore di Dark Souls e pensano che solo quella sia lore. Ora, in The Last of Us non molti ci hanno fatto caso perché non ci sono antiche spade con una descrizione scritta nell'Elsa, ma in The Last of Us c'è tanta lore. Cioè tu entri in un albergo, bene, la disposizione degli oggetti, il fatto che ci siano determinate cose, che ci siano determinati pezzi di carta, ritagli di giornale, tutte quelle sono cose che ti fanno capire perché quell'hotel è ridotto così male, perché quella stanza è stata abbandonata, ti fa capire che magari ci vivevano 2 bambini e sono stati uccisi dagli zombie. Sono tutte cose che tu capisci semplicemente guardandoti intorno. Quella è una lore muta. Dettagli che ti fanno veramente apprezzare il gioco, e qui parliamo di rigiocabilità. Si è parcheggiato proprio... mo? Cioè, guarda quanta roba hanno modellato solo per fare questa storiella. Sapere il mondo è la sua immaginazione. Adesso è diventato proprio 3D. Mo senti PS. No, so che muore, cioè lo so, tutti muoiono, quindi... Wow. Fighissimo. Mo sei in first person. E quindi adesso sono nella realtà oppure nella fantasia? Credo potrei essere. Questo è il suo realtà. armadietto. Ah, perché aveva finito di lavorare. Poca rigiocabilità, non è estrema. Più che altro ti emozioni nuovamente e in un altro modo. Quando tu hai tutti gli elementi a tua disposizione per capire la storia di What Remains of Edith Finch e ricominci il gioco, giusto per rigustarti un po' l'ambientazione e tutto il resto, noti cose che stanno lì per un motivo e la tua prima partita non ti ha dato i giusti mezzi per comprendere tutto, ma poco importa, perché tanto la storia comunque va avanti e va avanti in maniera chiara. Ma per farvi capire quanto si sono sbattuti, quanto hanno messo impegno in questo gioco, signori, rigiocatelo un'altra volta e vedrete che non stiamo dicendo una cazzata. Molto bello il fatto che poi si possa, una volta finito il gioco, rigiocare una singola storia dei personaggi della famiglia Finch, quindi scegli di guardarti la storia di uno piuttosto che dell'altro. È un esperimento che abbiamo fatto anche con Redez, insomma è stato questo, siamo andati a ripescare una storia nello specifico e l'abbiamo rigiocata. Vabbè, questo gioco iper consigliato, non ci mettiamo un voto. Non serve. Perché non serve davvero, l'abbiamo detto, lo straadoriamo e quindi sarebbe molto molto alto. Vabbè, le immagini le state a vedere, una Real Engine 4 utilizzato veramente tanto bene, motore grafico spremuto fino gli hanno fatto fare tutto quello che può fare. La Real Engine 4 può fare un sacco di cose, gliene hanno fatte fare tutte, nessuna esclusa. Complimentoni Giant Sparrow, per ora doppietta veramente felice. Questi 2 giochi sono veramente una doppietta felice. Comunque è follia, è quello che dicevamo spesso, no? Gli indie possono farlo queste cose qua. Però questo è un gioco con la stessa cura, se non più curato rispetto a un AAA. Sono curioso di vedere i costi di sviluppo. Secondo me molto alti. Dici? C'è veramente tanta roba. Non mi è... Oh, oddio. Ah, come il salmone. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him.